Ciao a tutti! So che ultimamente sto tirando fuori un sacco di novità. L'etichetta indipendente, il negozio online, Thundertown, il workshop sulla scrittura, il GDR dell'età della polvere. Insomma, tanti progetti, me ne rendo conto. E oggi voglio dirvene un altro. Vi annuncio ufficialmente che sono diventata ambasciatrice di P-Work Wargames. E sono contentissima perché si tratta della prima collaborazione grossa del canale per un progetto di sponsorizzazione duraturo e strutturato. Chi mi segue da un po' sa che prendo questo aspetto molto sul serio. Non basta mandarmi un prodotto omaggio per farmi dire è bellissimo, compratelo. In questo caso compratele davvero perché sono molto buone. Se vi consiglio qualcosa è perché mi piace davvero e non mi faccio problemi a parlarvi sia dei pro che dei contro. Con P-Work in questo senso mi sento molto tranquilla. Come giocatrice li conosco e uso i loro prodotti da anni, addirittura da prima che aprissi il canale YouTube. E poi so come lavorano anche dietro le quinte, perché abbiamo collaborato più di una volta all'organizzazione di vari eventi, per esempio il Milano Wargames o il Mondiale di Mordheim. Diciamo che in generale quando c'è una fiera di settore, una visita al loro stand per un saluto, una chiacchierata e scoprire le loro ultime novità è una tappa che non manca mai. Detto questo, siamo comunque all'interno di un video sponsorizzato, quindi metto subito il logo adatto in sovraimpressione e vi racconto un po' di più su di loro. P-Work è un'azienda italiana con sede a Milano, nata nel 2016, che produce accessori per giochi di ruolo, da tavolo e ovviamente wargame, che poi rivende in tutto il mondo. Sono famosi principalmente per i loro tappetini da gioco, che riproducono varie ambientazioni, dai campi di battaglia più classici a foreste, deserti, ghiaccio ciottolato e asfalto delle città, ma anche scenari spaziali e zone industriali futuristiche. Tappetini che, se posizionati su un tavolo qualunque, lo rendono subito super immersivo. Tra me e il mio gruppo di gioco ne abbiamo diversi, ma il mio preferito in assoluto è quello a tema vulcano. È stato il primo che ho comprato solo per me e i più attenti di voi potrebbero aver notato che è sempre qui accanto a me. Nel corso degli anni è comparso in diversi video, a volte anche usato come sfondo quando devo farvi vedere qualche oggetto da vicino. E la cosa bella è che è fatto dello stesso materiale di cui sono fatti i tappetini per i mouse, quindi il mio ci scorre sopra benissimo. Un altro cavallo di battaglia di P-Work sono gli elementi scenici in MDF, che non sta per Mostro di Firenze, ma per Medium Density Fiberboard. In pratica è fibra di legno unita a colle e resine speciali, poi pressata a caldo per ottenere i pannelli. P-Work utilizza questo materiale per creare elementi scenici prevalentemente orientati alla funzionalità. Spesso sono modulari, con forme più semplici e nette rispetto ad altri prodotti simili. Sono elementi scenici fatti per giocare e non progetti modellistici complessi, tipo fare diorami per le gare di pittura. Quella è proprio un'altra cosa. Il loro pregio è che si montano facilmente, sono comodi da trasportare in giro, hanno un prezzo molto accessibile e, una volta posizionati sul tavolo da gioco, fanno la loro figura senza rendere troppo complesso muovere i modelli in campo o stabilire le coperture. Così non si sta lì a litigare 2 ore sul classico ma il mio Dreadnought non lo vedi, spunta fuori solo un pezzo di naso. Va anche detto che questi elementi scenici si prestano bene a tutti i livelli di modellismo. Un inesperto può montarli semplicemente seguendo le istruzioni e ottenere qualcosa di molto carino da vedere, mentre qualcuno un po' più esperto può decidere di usarli come base per creare qualcosa di diverso e personalizzato, magari aggiungendo altri dettagli o mescolando pezzi di vari kit. Sta tutto alla creatività e questa è una delle cose che mi piacciono di più. Ce n'è per tutti i gusti e ambientazioni, dal fantasy alla fantascienza, passando per lo storico e il moderno. P-Work però produce anche un sacco di altre cose interessanti, per esempio mappe da combattimento riscrivibili per i GDR, volendo anche comodamente raccolte in quaderni ad anello, dungeon modulari per le fasi di esplorazione, ancora per il combattimento volendo, o ancora quadrati lanciadadi, basette per le miniature, sagum obiettivo. Ultimamente sono anche diventati distributori di pennelli e accessori per la pittura a Borciani e Bonazzi e hanno persino lanciato alcuni sistemi di gioco originali come Elden o Altar of the Dead Gods, su cui vi avevo fatto un video tempo fa. Insomma, sono prodotti fatti da giocatori per giocatori e questo si vede. Vi invito a visitare il loro sito, dove troverete tutte le informazioni del caso e se decidete di acquistare da loro, chiedo di farlo utilizzando il mio link di affiliazione. Ve lo metto sia qui che giù nella descrizione del video. Cliccandoci sopra verrete registrati come miei riferimenti, che vuol dire che da quel momento in poi, quando farete un acquisto sul sito P-Work, riceverò una piccola percentuale. Per voi, almeno per adesso, non cambia niente a livello di costi, ma se vi piacciono i miei contenuti, può essere un buon modo per aiutarmi a sostenere le spese per il canale. Quindi, nel caso, vi ringrazio fin da ora. Bene, ora passiamo alla parte succosa del video. P-Work mi ha regalato alcuni prodotti, quindi nei prossimi mesi girerò dei video dove monterò e dipingerò alcuni dei loro elementi scenici. Allora, ho scelto dei kit perfetti per le 3 ambientazioni principali che tratto: Warhammer 40.000, Mordheim e Trench Crusade. Il primo è quello delle torrette, che in teoria sono pensate per Trench, ma che secondo me funzionano tranquillamente anche nel 40.000. Sono una delle ultime novità P-Work, mi piacciono tantissimo e non mi sembrano nemmeno troppo complicate da costruire. Tra l'altro ho in progetto di farle un po' personalizzate su un tema in particolare, anche quello valido per entrambi gli universi. Vediamo se nei commenti indovinate quale.
A fare il paio con le torrette, P-Work mi ha inviato anche le barricate provenienti dalla stessa linea, che vanno sempre bene nei wargames, c'è sempre bisogno di cose dietro cui nascondersi. Spostandoci più sul fantasy, ho preso questa, la locanda. 2 casone, tra l'altro una particolarmente grossa, perfette come elementi scenici per Mordheim. Sempre per lo stesso motivo ho preso anche il cimitero, che include anche le tombe e questa cappelletta. E infine il tappetino Deadland. Questo l'ho preso per 2 motivi, sono sincera. 1, è perfetto per Trench Crusade e 2, questi teschiettini che spuntano dalla terra sono veramente molto carini. Devo dire che sono molto contenta di introdurre un po' di modellismo su questo canale. È un esperimento, spero di non fare troppi danni e soprattutto che l'idea vi incuriosisca. Intanto ringrazio P-Work per i regali che mi hanno fatto e ovviamente ringrazio voi per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio sito villanorespace.it. Come sempre trovate tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti gli hobbisti che l'hanno già fatto.